meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames, lavender and pain, they all live here within this romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. Camper. Odd thoughts and some dusty dreams, and we seem to find common ground. Bulgaria. Guess everyone's Ragazzi, di nuovo in Bulgaria! Bulgaria! Iuh! Abbiamo lasciato la Macedonia definitivamente, l'abbiamo salutata. Ciao Macedonia, grazie di averci ospitati. Stanotte abbiamo dormito a pochi chilometri dal confine. Sì. E stamani abbiamo speso gli ultimi dinari macedoni. Esatto, fa una spesettina veloce, così proprio di acqua, carta igienica, cose che non vanno a male, diciamo così. Ma soprattutto il refill del pieno del diesel. Che l'abbiamo fatto ancora meno, in Macedonia è pazzesco ragazzi, 1,08. 06 Ah, 0,6. euro e 06. Mi ricordavo 8, 1,06. Anche in Bulgaria comunque costa poco, 1,36 euro. Sicuramente nei confronti dell'Italia, però nei Sì. confronti della Macedonia, La Macedonia Bulgaria costa un pochino di più, dovrebbe essere sull'1,30 o 1,35. Anche in Bulgaria non hanno l'euro ma hanno i leva, quindi ora vediamo, perché la nostra destinazione è la capitale, ovvero Sofia. Non l'avevamo fatta in fase di discesa dalla Romania verso la Turchia perché ci siamo concentrati, lo ricordo per chi non ci conoscesse o per chi non ci seguisse da tanti video, ci siamo concentrati sulla fascia verso il Mar Nero e abbiamo fatto, diciamo, la parte orientale della Bulgaria. Mentre ora vogliamo, visto che siamo comunque vicini, perché dal confine macedone sono un centinaio di chilometri Sofia, e quindi quale migliore occasione? Facciamo la capitale, siamo molto curiosi di questa città e quindi stavo dicendo, vedremo lì se riusciremo a pagare con la carta senza cambiare. Sì, perché staremo pochi giorni. Saremo pochi Questo lo possiamo giorni, dire. sì, staremo pochi giorni, ci concentreremo sulla capitale e dintorni, diciamo, ma questa era la zona e poi usciremo di nuovo dal paese. Due note tecniche: la prima, abbiamo cambiato nuovamente il fuso orario, quindi guadagniamo un'ora di luce. E la seconda nota, qui possiamo utilizzare i nostri cellulari come se fossimo all'estero, In roaming, in certo. roaming, pochi giga, però questo ci permette di non dover fare una SIM locale, appunto anche perché stiamo pochi giorni. Perché ricordiamo, la Bulgaria, per chi non se lo ricordasse, è nella comunità europea, quindi per questo è fattibile, insomma, mentre la Macedonia no, e quindi abbiamo dovuto comprare la SIM. Se invece rimanete ovviamente per un periodo più lungo, allora a quel punto vi conviene fare una SIM locale, dovrebbero essere anche abbastanza economiche. E ricordiamo un'ultima cosa, abbiamo attivato ieri con la SIM macedone la vignetta bulgara, perché per percorrere le strade bulgare serve una vignetta. C'è un sito online apposito dove ci si collega, in qualche minuto inserite la targa del veicolo, i dati, ovviamente pagate con la carta, e vi arriva sul telefono tramite mail praticamente la vignetta, che è collegata ovviamente alla targa del mezzo, e quindi qualora vi fermassero non ci sono problemi, fanno un controllo, diciamo, tecnologico e lo verificano. E altrimenti, se non siete pratici, diciamo, e smanettoni, ci sono i gazebo lì subito dopo la dogana, dove andate personalmente e fate la vignetta proprio lì cartacea. Sì, è facile. È molto semplice. Un'altra cosa, per la sicurezza sanitaria, qui vale la nostra tessera, giusto? La Sanitaria. tessera sanitaria, perché siamo nell'Europa, in EU, diciamo. Mentre in Macedonia non valeva, quindi in Macedonia abbiamo sfruttato la nostra assicurazione sanitaria con Eimondo. Sì, più che sfruttato, perché per fortuna non ci è servita, diciamo che la facciamo sempre perché è importante, ragazzi, non ve la dimenticate, qualora affrontaste qualsiasi tipo di viaggio,
noi siamo più tranquilli anche quando entriamo in un paese dell'Europa Unita, siamo più coperti perché ovviamente la sanità non è quella italiana. Sì, vi dà comunque una copertura maggiore. Non vogliamo denigrare le varie sanità, ma comunque siamo più sicuri, e a maggior ragione quando andate in un paese cioè dove non c'è questa copertura sanitaria, insomma, e quindi dovete averla necessariamente, diciamo così. Noi ci troviamo bene con Eimondo, vi mettiamo sotto il link dove potete ottenere, entrando con il nostro link e cliccando, è semplice, uno sconto a voi riservato. A voi non cambia nulla sul prezzo, tranne quello sconto, ovviamente non è che è maggiorata e poi ve la scontano. No, la pagano meno. Mettiamo sotto il link in descrizione, che è praticamente comprensivo, diciamo così, di uno sconto a voi riservato del 10%. Come ci cliccate vi decurta lo sconto praticamente dal vostro totale, quindi di fatto andate a pagarla meno. Noi ci troviamo bene, c'è un'app semplice e veloce, è tutta in italiano, chi vi risponde è in italiano. Uno incrocia sempre le dita, spera di non usarla mai, però insomma secondo noi e secondo tanti altri viaggiatori che abbiamo incontrato è bene sempre averla. Detto questo, arriviamo in Bulgaria. Sofia, aspettaci! Nel frattempo suonano i telefoni, benvenuto in Bulgaria. Eh sì, stanno arrivando i messaggi. Vi danno le informazioni su cosa potete fare e cosa non potete fare con la vostra SIM. Esatto. Quindi bellissimo. E ritroviamo i nostri amici a quattro zampe con i carrettini. In Bulgaria ce ne sono ancora tanti, Vero. mentre in Macedonia non li abbiamo trovati nemmeno uno. Pausa pranzo a fianco della strada, veloce veloce, fatta, e ora proseguiamo verso la capitale Sofia. Is it the trip that you'll be living tonight? We should take a walk then a swim in the sea. Stiamo attraversando la città di Radomir, che ha dei bellissimi panorami. Da questa parte di qua c'è tutta la vallata bella verdeggiante, e poi oggi con questo sole finalmente vediamo i colori belli accesi. Yeah, we can get out of this one, a tunnel of feelings, just like we got through everything else. But I see you, honey. Ma questo cartello non è fantastico? Attraversamento persone ubriache. Fantastico. We will find our way back together. But right now there's stormy weather. Nel traffico dell'ora di punta, tanto per cambiare, ci stiamo dirigendo verso un parcheggio che abbiamo visto, ovviamente trovato su Park4Night, ve lo diciamo perché noi seguiamo quell'applicazione lì, e lì ci sono vari campeggi, aree di sosta. Questa per la precisione è chiamata area di sosta privata, nel senso che è un parcheggio recintato, custodito con la sbarra, dove accettano anche i camper e i van. Quindi ora andiamo a sentire, ci dovrebbe essere il proprietario che ci apre, altrimenti c'è un numero, c'è scritto di chiamare. Dai commenti che hanno lasciato altri viaggiatori sembra tranquillo, vicino alla fermata del tram o metropolitana, ancora non ho capito bene, e quindi a un quarto d'ora, 20 minuti, diciamo, volendola fare a piedi, al centro di Sofia. Dobbiamo fare 5 km di vialone con i San Pietrini. Speriamo di non smontare tutto Charlie. Sì, infatti si Mamma sta ballando, mia. non so se mi avete Ma come visto, si e fa? tremo un po'. Perché Sofia era di origine romana, quindi sicuramente sono rimasti. i San Pietrini sono rimasti dai romani. Non lo so, questa è l'unica spiegazione. Comunque la giornata è bella, il cielo è limpido e ci auguriamo che lo sia anche domani, perché abbiamo intenzione di fare il tour della città. Questa, ragazzi, è la strada con tutti i San Pietrini, questi blocchetti che vi dicevo, e dura da 5 km almeno, e noi stiamo saltando per la gioia di Charlie. Sto rimpiangendo Yerevan. Mamma mia, stiamo saltando veramente tanto, perché poi sono sconnessi, cioè non sono tenuti in piano, quindi ci sono le buche, varie situazioni, sali, scendi, eccetera eccetera, e è tosta, è tutto
Poi sono tutti un po' agitati, gli abitanti di Sofia corrono un po' come pazzi e noi andiamo piano perché sennò veramente il povero Charlie arriva e c'è da rimontare tutti i mobili. Belli altini, Questo è il Mall of Sofia. Lì c'è un tram, però è di quelli un po' più antichi. Lo vedete? Ecco, ora passa. Tram numero 10. Ciao! Ah, arriva anche quello verde a seguire, anche questo è un pochino più datato. Sono tipo quelli di Milano. Sì, sì, sì. Buongiorno ragazzi dal centro di Sofia. Buongiorno! Abbiamo dormito bene, nonostante il traffico cittadino. Siamo proprio di fronte alla stazione e c'è anche la fermata della metropolitana che è di fronte a sua volta alla railway station e andremo a prenderla. Ora capiremo come funziona con il discorso Dei biglietti, pagamenti. Nel frattempo abbiamo scelto questo parcheggio perché è uno dei più vicini. Scusate, la voce stamani mi è sparita. È uno dei più vicini alla città. È uno dei più vicini alla città. Quindi, al centro della città. Al centro. A piedi sarebbero un paio di chilometri, diciamo. Chilometro e mezzo, chilometro e 9. Ora ci schiacciano, siamo in mezzo alla strada. Però insomma vogliamo anche capire come funziona la metropolitana, eccetera, eccetera. Poi tanto avremo modo di passeggiare per il centro. Sì. C'è una giornata stupenda. Guardate che cielo blu. Però è mattina presto, è un po' freschino e quindi diciamo che io ho sempre lo strato di riserva. E niente, Sofia, aspettaci. Arriviamo. Vediamo come sono le metropolitane di Sofia. Allora, siamo entrati nella metropolitana, basta passare la carta di credito e si apre il tornello, quindi semplicissimo, non c'è da fare nessun biglietto. Ancora non ho controllato l'app, ma dovrebbe costare ogni viaggio 80 centesimi di euro. Ed eccoci arrivati, corsa veloce, 2 fermate Sì. e siamo già nel centro. Allora, ragazzi, appena usciti dalla fermata della metropolitana ci troviamo di fronte al complesso dell'antica Serdica. Ma che cos'è l'antica Serdica? È un complesso archeologico romano, perché proprio qui sotto anticamente c'era una città di origine romanica. È tutto a cielo aperto. Praticamente dice che questo complesso ovviamente è stato scavato in epoca piuttosto recente, tra il 2010 e il 2012, durante la costruzione del complesso qui a fianco, praticamente che è lo scavo per la costruzione della metropolitana. Stavano facendo gli scavi per la metropolitana e hanno trovato questo ben di Dio. Quindi i 2 scavi praticamente sono stati portati alla luce da 2 team, da 2 squadre, soprattutto persone, diciamo, del settore dell'istituto archeologico bulgaro. Il complesso consiste in 8 strade, pensate, quindi era piuttosto ampio, una basilica cristiana, quindi dice le terme signori, con i romani non mancano mai, 10 edifici là, grandi edifici, e una chiesa del tardo medioevo. Pensate un po', l'area era stimata in circa 9.000 metri quadri, quindi secondo me hanno ancora ben altro da scavare qua sotto. Questo che vedete è il sistema di riscaldamento adottato sotto la superficie del pavimento, probabilmente per il discorso termale, per la stanza termale, quindi erano ingegnosi sti romani, non c'è nulla da dire, guardate che roba. Quindi il riscaldamento a pavimento di oggigiorno non si è inventato noi, l'avevano inventato già i romani. E dietro le mie spalle sbuca una moschea, la moschea di Bani Abashi. Sì, perché anche in Sofia c'è stata, diciamo, la contaminazione dell'impero ottomano.
La moschea è stata ricostruita nell'epoca cinquecentesca sopra le rovine, diciamo così, delle terme romane, della città romana. Qui vediamo anche la mappa dell'antica Serdica, che era il nome che gli hanno appunto dato gli antichi romani. E qui c'è anche una fotografia aerea, così possiamo vedere tutti gli scavi dall'alto. L'immensità, perché è grandissima veramente. Accanto alla moschea abbiamo anche dei giardini. Facciamo una passeggiata qui nei giardini, abbiamo anche questa fontana che attualmente è anche spenta e ci sono vari palazzi che ora andiamo a vedere. La piazza della moschea qui dei giardini prende il nome di Bansky Square e questo al palazzo erano le vecchie terme comunali del XX secolo che poi sono state convertite nel Museo di Storia Regionale di Sofia. Ma la bellezza del palazzo è restata tale e quale, perché è veramente molto imponente e molto bello. Ci ricorda un po', per associazione, il Palazzo delle Terme di Budapest. Per l'esattezza, le terme furono inaugurate il 13 maggio del 1913. Pensate, erano disposte su 2 piani, 5.000 metri quadri potevano accogliere le persone che ci facevano visita e a un certo punto nel 1986 smise di funzionare a causa delle sue pessime condizioni. Poi rimase per qualche anno abbandonato fino a quando non fu appunto rilevato tutto il palazzo dal museo per farci le sue sale espositive. Qui vedete dell'acqua fumante perché è calda, è l'acqua delle terme. È acqua termale, ragazzi, perché nel sottosuolo ovviamente l'acqua è rimasta. Non ci sono più le terme, ma per fortuna hanno lasciato questa fonte. Si può bere, è un po' caldina appunto, però dice che ha molte proprietà. E quindi l'assaggi. È calda? Sì, non sa nemmeno di uovo sodo, eh. No, come sapore non è male. Ci voleva una bustina, mi facevo il tè. Qui a dimostrazione del fatto che c'è il museo hanno lasciato anche dei reperti in bella vista qui fuori. Mi piace questa fontana di acqua termale, mi piace, bella calda, ce n'è un'altra al lato. Però il cartello diceva che era vietato fare il bagno nella fontana. Sì, e anche lavarci i panni. Sì. Però la signora a fianco a noi ci lavava tranquillamente le mutande. Vabbè. E vabbè, si vede che non aveva altro dove lavarli. Qui abbiamo anche un bellissimo tram storico di Sofia, ben conservato anche. Ah sì. Pensate che questo tram viene utilizzato come centro di informazioni turistiche. Senti se c'è la mappa? Sì, ce l'ha, ora ci dà. Ah, perfetto. At the back of the most interesting place. Uh-huh. Thank you. In the center. Yes. Ok, thank you very This much. is the market? Yeah. Ah, Is open? open until? Quindi come vedete siamo entrati nel tram e abbiamo preso una mega mappa della città. E vai, bellissimo. Thank you very much. Thank you, bye. Ora proviamo ad entrare all'interno della moschea, vediamo se è aperta e se è accessibile ai turisti. No? Close? Tomorrow? Tomorrow? Ok. Ah. Come non detto, ci hanno bloccato, ci hanno placcato e hanno detto non si può entrare. Placcato, addirittura. Allora in alternativa andremo a visitare il mercato coperto. È uguale, Uguale, magari troviamo anche qualche stuzzicheria. È lì che ti volevo. Oggi è venerdì purtroppo e Purtroppo, cioè nel senso che il venerdì è la giornata clou della preghiera, ma qui non fanno entrare
negli orari fuori preghiera. Come ad Istanbul. Come ad Istanbul, ma chiudono la moschea per tutta la giornata. Quindi hanno detto che se vogliamo entrare dobbiamo tornare domani. Sì, c'è l'accesso solo per i fedeli, diciamo, quindi noi ci ha visto da lontano che non siamo fedeli e quindi ha detto no. No, no. Va bene, andiamo al mercato. Qui abbiamo anche la targa del Central Hall di Sofia, 1909. È aperto? Sì. Certo. Ah, ma qui c'è il Kaufland. Mo, senti che bel calduccio qua dentro. Ah, guarda bello, l'hanno ristrutturato, stile Liberty questo. Noi ci aspettavamo un mercato un po' di quelli più ruspanti, no? Quelli vecchio Mercato stile. alimentare. Vecchio stile. Invece qui abbiamo il supermercato. Inaspettatamente all'interno di questo mercato, con questa bella copertura in stile Liberty molto ristrutturata, troviamo un supermercato della Kaufland e altri negozi nel piano di sotto. Praticamente l'hanno trasformato in un centro commerciale. Noi ci aspettavamo un mercato ortofrutticolo vecchio stile e invece abbiamo trovato un centro commerciale in stile moderno. Sì, abbiamo letto che di fatto è lo storico mercato, ma come edificio, diciamo, poi l'hanno ristrutturato per fortuna perché si vede molto ben tenuto, però poi ci hanno messo negozi moderni, ecco, e supermercato. L'hanno lasciata, vedi, bella. Vedi? Camminando per la città notiamo i marciapiedi che in molti punti sono di colore giallo. Questo perché agli inizi del 1900 furono tutti dipinti di questo colore in occasione del matrimonio del re Ferdinando. In una delle piazze centrali, proprio a fianco alla fermata della metropolitana di Serdica, dove siamo arrivati, capeggia dalla sua altezza la statua di Sveta Sofia, o meglio Santa Sofia. Dopo la caduta del comunismo è stata eretta al posto della statua di Lenin. È una statua, diciamo così, molto dubbia e controversa perché la popolazione non è che la gradisca molto, anzi un po' viene sbeffeggiata, viene definita come un'attrice di dubbio gusto, non è che sia proprio piaciuta tantissimo, a metà appunto fra un'attrice e una statua greca, quindi diciamo l'hanno un po' denigrata. Al posto del povero Lenin è stata eretta questa statua dedicata alla Santa Martire della Chiesa Cattolica. In mano ha due simboli pagani, la civetta da un lato e la corona d'alloro dall'altra. Come erroneamente si potrebbe pensare, questa statua dedicata appunto alla Santa Sofia non dà il nome all'intera città, ma Sofia si chiama proprio così perché Giustiniano voleva rendere grazia alla saggezza di Dio e in greco Sofia significa proprio questo. E quindi Giustiniano fece erigere l'omonima chiesa dalla quale la città prende il nome. La statua, come detto, tiene in mano due simboli pagani che però la santa stessa si rifiutò di venerare e proprio per questa ragione fu uccisa. Accanto alla statua che abbiamo fatto vedere prima di Santa Sofia abbiamo anche l'Unicredit dove abbiamo fatto un prelievo. Abbiamo prelevato i leva per pagare il parcheggio perché vuole il contante. Il cash. Quindi se venite con il vostro camper dovete fare il prelievo. Esatto, il parcheggio costa 15 euro a notte. O 30 leva. O 30 leva a perché notte. più o meno rapporti a 1 a 5. Però accetta anche gli euro, quindi. Figurati se ne accetta. Prima di cominciare il nostro tour della città di Sofia, ci siamo incuriositi arrivando nella piazza principale a queste vetrate, diciamo così. Siamo venuti a vedere e sotto di esse, sopra c'è una delle piazze più importanti, sotto di esse si possono vedere ancora gli scavi dell'antica Serdica. Ma che cos'è l'antica Serdica? È il nome della città romana appunto data dai conquistatori, dai romani stessi. Vennero qui perché videro una città termale,
lo è ancora di fatto, perché le acque sgorgano ancora sotto a Sofia. Le terme non ci sono più, ma la città è rimasta tale, quindi ha fatto, diciamo così, gola ai romani che si sono insediati in questa vallata, perché di vallata si tratta. Siamo circa a 500 metri sul livello del mare, non è attraversata da nessun fiume Sofia, contrariamente alle varie capitali europee, ma ci sono soltanto, diciamo, qualche fiume piccolo e non degno del nome fiume, ma solo qualche torrente minore. Fu conquistata dai Romani nel 29 a.C. e sotto il dominio di Aureliano divenne la capitale della Dacia meridionale. Nell'anno 1382 fu conquistata dall'impero ottomano, che la trasformò in una tranquilla città costruì varie moschee, bagni turchi, insomma rimase una città, diciamo così, piuttosto dormiente anche a livello di crescita, fino a quando fece un ingresso trionfante qui nella città la cavalleria russa, il 4 gennaio 1878, e l'anno successivo con il Trattato di Santo Stefano fu sancita l'autonomia della nazione Bulgaria. Sofia ne divenne la capitale e passò in poco tempo da circa 25.000 abitanti a 300.000, quindi ci fu uno sviluppo esponenziale. Attualmente, giusto per darvi un parametro, siamo a circa 1.300.000 abitanti. Qui sotto praticamente troviamo un museo a cielo aperto, a cielo aperto per modo di dire perché siamo sottoterra, quindi non è proprio a cielo aperto, Aperto però nel senso che è ingresso gratuito, voglio dire. Sì. Mamma mia, ma che cosa non avevano costruito, ragazzi, cioè veramente una città nel vero senso della parola, con le strade. Come tutte le strade e come tutte le città romane che si rispettino, abbiamo anche il corso principale con questa bellissima pavimentazione. Ti rendi conto? Qui c'è tutta la strada degli antichi romani. Ma bello. Siamo tornati in superficie nella piazza Nezavisimost, se lo dico bene, e siamo centrale, circondati da bellissimi palazzi istituzionali, tutti intorno a noi. Quello è il ministero, c'è proprio scritto. Questo bellissimo spicca perché è di colore rosso con un bel orologio sopra. E è una piazza, che dire, l'hanno rivalutata con questa copertura lasciando gli scavi sotto, è molto molto interessante. E qui ragazzi, davanti a questo palazzo istituzionale abbiamo anche le guardie che probabilmente faranno il cambio della guardia, anche a giudicare da tutte le persone in attesa. Così per puro caso ci siamo trovati davanti al palazzo presidenziale nel momento esatto in cui avveniva il cambio della guardia. Mancava 2 minuti, abbiamo visto tutto il gruppo e è stato così, paf! Questo perché siamo giunti qui all'una. Sì, quindi probabilmente, forse, non lo sappiamo a ogni ora precisa, però magari se venite cercatelo, perché noi questa cosa non l'avevamo trovata, è stato puro Q. Puro caso. Puro Q. Puro Q. Fattore Q. Però, visto che è l'una, tra poco mangeremo anche. Oggi pranzo al sacco. Ma va? Mangeremo? Ma va. Sì, sì, ci siamo fatti un po' di panini così un bel almeno... po', perché il bambino, se no, non mi ci veniva in giro per Sofia. ripieni di tutto quello che c'era nel frigorifero.